Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare della funzione sostituisci che ci consente in assieme di sostituire uno o più componenti con altri secondo differenti modalità che adesso vedremo mediante degli esempi. Ma prima di cominciare vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Andiamo a vedere immediatamente dove si trova la funzione sostituisci, quindi andiamo a selezionare in questo caso due componenti che sono le due gambe posteriori di questa sedia, che poi tra l'altro abbiamo visto anche in un'altra esercitazione appunto sull'assemblaggio. Facciamo tasto destro in modo tale che si apra il menu contestuale, la funzione sostituisci è questa, quindi la clicchiamo, ci si apre una finestra, in questo caso riconosce che i due componenti contengono una family table, quindi possono avere differenti varianti di family table, infatti ci propone proprio la sostituzione mediante family table. A questo punto andiamo a fare apri da qui e andiamo a selezionare in questo caso l'unica variante che abbiamo di questo componente. Clicchiamo su OK e nuovamente su OK e noteremo, poi ve lo faccio vedere, che il componente presenterà appunto il lato inferiore, quindi questo lato qui, di una forma più curva e quindi gli diamo OK e in effetti abbiamo istantaneamente la sostituzione di entrambe le gambe posteriori e vediamo che anche nell'albero del modello questa sostituzione è avvenuta e vediamo anche la dicitura tipica delle varianti di family table che si chiamano in questo caso gamba posteriore e lato inferiore curvo che appartiene al componente gamba posteriore. Altro tipo di sostituzioni che possiamo fare, ad esempio quella di selezionare il bracciolo destro, fare nuovamente tasto destro, andare a cercare il comando sostituisci e gli andiamo a dire che vogliamo fare una sostituzione con una nuova copia di questo componente perché magari vogliamo inserire una modifica ma non vogliamo toccare il componente originale, quindi preferiamo farne una copia. Gli andiamo a dare un nome, lo chiamiamo bracciolo destro vers 2 perché ovviamente è un'operazione che spesso si fa quando si vuole creare ad esempio una nuova versione di un componente. Gli diamo OK e adesso lui avrà sostituito nell'albero del modello e quindi nell'assieme il componente bracciolo destro con una sua copia e lo vediamo anche appunto perché il nome del componente adesso è diverso rispetto all'originale. Questo componente lo possiamo selezionare e attivare in modo da andare a inserire una modifica, ad esempio andiamo a fare un'estrusione selezionando questa faccia, prendiamo un cerchio, magari cerchiamo di centrarci qui, facciamo un cerchio da 75, confermiamo, invertiamo perché vogliamo fare una sedia ad esempio per un bicchiere, gli diamo la giusta profondità, confermiamo e riattiviamo l'assieme e a questo punto abbiamo inserito la modifica che volevamo su questo oggetto senza però andare a toccare l'originale. Se poi però ci rendiamo conto che in realtà preferiamo la versione originale, di nuovo possiamo selezionarlo e fare nuovamente sostituisci, ma la cosa migliore è sostituirlo con un componente non correlato, che è quest'ultima funzione qui. Quindi gli selezioniamo componente non correlato perché adesso i due componenti sono diversi e non c'è più una correlazione tra di loro. Quindi andiamo a fare apri, scegliamo il bracciolo destro originale, clicchiamo su apri e sappiate che se lo sostituiamo con un componente non correlato, in realtà lui ci chiederà di ridefinire tutti i riferimenti che quel componente ha all'interno dell'assieme, sia come padre che come figlio, ma in realtà c'è la possibilità, mediante questo strumento qui, di fargli rimappare in maniera pressoché automatica tutti i riferimenti anche perché in realtà i due oggetti hanno sostanzialmente lo stesso albero del modello, tranne poche differenze. E quindi se gli diciamo di valutare, automaticamente lui andrà a segnare i nuovi riferimenti, quindi andrà a etichettare il componente che adesso stiamo sostituendo con tutti i nuovi riferimenti che servono a soddisfare tutti i vari collegamenti che questo componente ha. Quindi gli diamo OK, OK nuovamente, come vedete la sostituzione avviene senza nessun tipo di fallimento. Altra operazione che possiamo fare, e la andiamo a provare ad esempio sulla tavola schienale 1, è che possiamo fare una sostituzione per copia sempre, con una nuova copia, che chiameremo tavola schienale 1 vers 2, gli diamo OK, però poi ci rendiamo conto che questa nuova copia in realtà non serve,
Andiamo però comunque a salvare l'assieme in modo che salverà anche la nuova copia e questa operazione è necessaria affinché nella cartella trovi entrambi i file, quindi adesso lo seleziono di nuovo, vado a fare sostituisci e gli vado a dire di sostituirlo con una copia esistente, quindi con una copia totalmente identica che ha semplicemente un nome diverso, che è proprio questo caso. Quindi gli vado a dire copia esistente, gli dico apri e scelgo nuovamente la tavola schienale 1 senza la dicitura versione 2. Quindi gli dico apri, ok, e noterete che adesso siamo ritornati al componente originale. Detto ciò, vi saluto, vi do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!